Ciao a tutti, pace e illuminazione, bentornati su questo canale, la Via del Sutra del Loto, dove noi parliamo del Sutra del Loto e del buddismo di Nietzsche, dove noi stiamo facendo una serie di video che sono l'esegesi di tutti i capitoli del Sutra del Loto e l'esegesi di molti Gosho di Nietzsche. Questo perché? Per aiutare le persone a comprendere realmente, no? Perché se comprendano, poi riescano a praticarlo nella vita di tutti i giorni, no? E cosa serve una pratica se poi non ti aiuta nella vita di tutti i giorni? Quindi il nostro scopo è quello, riuscire a capire, ad avere in mano la chiave, forse ci dà la possibilità di comprenderlo meglio e poi di conseguenza di viverlo nella nostra vita di tutti i giorni. Il Gosho di oggi è lettera a Nichiro. La lettera a Nichiro si colloca, diciamo, nel periodo maturo dell'insegnamento di Nietzsche, no? In un momento in cui la sua dottrina, diciamo, basata sul Sutra del Loto, era, come dire, già definita. I suoi discepoli affrontavano varie persecuzioni e difficoltà, emergeva la necessità di chiarire il significato della fede e della pratica. E Nichiro, attenzione, come discepolo, rappresenta il praticante sincero ma bisognoso di aiuto nella vita quotidiana. Il tema centrale del Gosho, no? Il cuore di questo Gosho, qual è? Il rapporto tra la fede, la pratica e la manifestazione della buddhità nella vita concreta. Che cosa significa? Il rapporto tra fede, pratica e come uno traduce, mette in pratica la fede e la pratica nella sua vita di tutti i giorni, no? Nietzsche insiste sul fatto che non basta comprendere teoricamente il Dharma, è essenziale, diciamo, incarnarlo nella pratica quotidiana. È un po' quello che ti dico sempre in questo video, no? Il tema chiave dell'esegesi è Nietzsche impone la fede al centro del cammino. La fede nel Sutra e nel Loto, la fede nel Gonzo. La fede non è cieca, no? Ma è una decisione, diciamo, esistenziale, una forma di affidamento, diciamo, attivo, perché se non è attivo, se rimane ferma, se tu sei convinto che quello che conosci è, ti fermi lì. Ne abbiamo parlato nell'esegesi del capitolo 9 del Sutra del Loto, no? L'interpretazione qual è? La fede diventa una forza trasformativa che permette di affrontare il karma e la sofferenza. Un altro punto essenziale è il rapporto tra maestro e discepolo. La relazione tra Nichiren e Nichiro non è solo personale, ma è anche, diciamo, dottrinale. Il discepolo realizza la verità attraverso la guida del maestro. Il maestro trasmette non solo gli insegnamenti, ma lo spirito, diciamo, della legge. Vedendo come si comporta il maestro, tu comprendi. Ecco perché è assurdo considerare maestri persone che non conosci, che non hai nessun rapporto, perché tu non puoi. Il suo rapporto è una finta, perché? Perché se tu non vedi come si comporta nella sua vita di tutti i giorni, come incarna gli insegnamenti nella sua vita, che utilità ha? Perché è questo l'importante, no? Cioè incarnare gli insegnamenti nella propria vita di tutti i giorni.
Questo riflette un principio fondamentale del buddismo di Nietzsche, la trasmissione vivente del Dharma. Questa, credimi, è indispensabile. La pratica come verifica della fede. Nichiren sottolinea che la fede deve manifestarsi nella pratica. Le difficoltà sono una prova della sincerità del praticante, non che sta praticando male, come ti è stato detto o come è stato detto a molti di voi. Le avversità non sono un ostacolo, ma sono invece conferme del corretto cammino, occasioni di approfondimento spirituale. Un punto implicito ma centrale del Gosho è che ogni individuo è responsabile del proprio destino. La pratica del Sutra del Loto permette di trasformare il karma. Nietzsche propone una visione, diciamo, potremmo dire, attiva della vita, non fatalismo, ma trasformazione attraverso la pratica, cioè attraverso il valore della perseveranza. Nietzsche incoraggia Nichiro a non cedere allo scoraggiamento, a continuare nonostante le difficoltà, e questo lo sta dicendo anche a noi. Il messaggio chiaro qual è? La costanza nella fede è ciò che conduce alla realizzazione. La lettera segue uno schema, diciamo, tipico, no, dei vari Gosho di Nietzsche, no? Il riferimento alla situazione concreta del discepolo, no? L'insegnamento dottrinale, l'incoraggiamento personale, no? Che questo è importante, no? Questo stile rende il testo, diciamo, accessibile, profondamente pratico, l'interpretazione, diciamo, vera e reale nella vita di tutti i giorni. La lettera Nichiro può essere letta come un manuale di pratica spirituale, no? Una guida, se vogliamo, psicologica, un'espressione della visione di Nietzsche sulla vita. Il messaggio centrale qua è: la buddhità non è distante, ma si manifesta nella vita quotidiana attraverso la fede e l'azione. Che cosa significa? Come ti dico sempre, è come ti comporti nella vita quotidiana che dimostri la tua fede, che dimostri la tua pratica. È quello il modo in cui fai shakobuku. Non dire fai Nammyo Renge Kyo, no, comportandoti in un determinato modo. Le persone vedono come ti comporti e allora dicono, beh, insomma, voglio diventare come lui. È questa conclusione, vedi, questo Gosho rivela un insegnamento essenziale. E questo insegnamento essenziale è: la fede nel Sutra del Loto non è astratta, è una forza reale, una forza davvero concreta, che trasforma la vita. Il rapporto tra maestro e discepolo è la perseveranza, sono strumenti, diciamo, chiave per crescere. In definitiva, Nietzsche invita Nichiro e ogni, ovviamente, praticante a vivere una spiritualità attiva, di incarnare la propria spiritualità, no? Di essere coraggiosi. Questo è lo scopo di questo Gosho, no? Gosho, lettera a Nichiro, no? Ora, quando io ti do il titolo di un Gosho, Goshi, insomma, titoli ce ne hanno dati tanti, la Soka ne ha cambiati veramente a go-go, non solo ha cambiato il titolo, ma ha cambiato anche i testi. Di conseguenza non ti so dire di preciso. Questo qua è Lettera Nichiro, è il titolo originale dal giapponese. Di conseguenza io ti dico tu te lo cerchi, perché te lo devi cercare, devi fare anche te qualcosa.
Quindi, cioè, te lo cerchi, te lo leggi e riascolti il video. Quindi mi raccomando, commenta, commenta, dimmi come te la vedi, come ti sembra questo video, se ti ho aiutato, se non ti ho aiutato. Mi scrivete dei commenti che sono meravigliosi, sto diventando veramente presuntuoso per tutti i commenti che mi state dando, mi state dimostrando un amore e una stima incredibile. Grazie, 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 grazie infinite. Condividete i video, abbonatevi, perché abbonarsi a questo canale è la cosa più bella che puoi fare, perché ti aiuta nella vita di tutti i giorni, perché per gli abbonati ci sono dei contenuti incredibili, incredibili. Quindi se puoi, no, invece risparmiati di prendere un caffè alla mattina, invece di prendere 15, te ne prendi 13 e quei soldi lì dei due caffè te li metti in questo, nell'abbonamento per questo canale. Mi raccomando, a tutti, ciao a tutti, pace e illuminazione. Ciao, grazie.